Ciao, sono Ornella Uzzino, produttrice professionista di borse ed in questo video voglio parlarti del Made in Italy. Questo è un argomento che hanno affrontato sotto tante salse, ormai è qualche anno che più che Made in Italy si chiama, cioè davvero bisogna distinguere, perché Made in Italy alla fine che significa? Cioè da me che faccio produzione, per me Made in Italy ha un senso, come dire, intrinseco, cioè qualcosa che io quando ho la borsa sul banco e dobbiamo cominciare a studiare un nuovo modello, è qualcosa che io vado a guardare il cliente che cosa mi indica e comincio a studiare come migliorarlo. Cioè per me è stato sempre naturale, per me e per i miei collaboratori, intendere il Made in Italy come se fosse un attimo in cui praticamente si migliora quello che è già stato creato e questa cura continua, il tempo che poi si impiega in pratica a migliorare questa borsa, a farne una alla volta, molto spesso pure usando macchine automatiche, vero? E l'attenzione poi ai particolari mi ha sempre dato l'impressione che fosse il Made in Italy. In realtà poi con gli anni questo è diventato qualcosa come dire di dozzinale, cioè il Made in Italy alla fine, se ci pensi, lo fanno anche chi produce in Cina e fa il semilavorato, poi lo riporta in Italia, lo mette nella fabbrica, gli dà le ultime insomma sistemate e quello è Made in Italy. In pratica però quel prodotto non è stato fatto alla stessa maniera di cui posso fare io una borsa in fabbrica da me piuttosto che qualche altro artigiano. Per cui come la fai a riconoscere poi una borsa Made in Italy? Perché poi in sintesi probabilmente questo ti stai chiedendo. Un po' devi guardare il prezzo perché quello è indicativo, il prezzo è in base ad una borsa, cioè una borsa così, anche piccolina, però con tutti questi dettagli, magari non la puoi trovare a 20 euro. E palesemente, anche se dovrebbe esserci scritta la provenienza, che magari è fatta in Cina o da qualche altra parte, è ovvio che magari qualcuno fa il furbetto e taglia l'etichetta, ci mette un nome inventato a caso e così la borsa da Made in Cina diventa Made in Italy. Perché? Perché quella borsa ha un'etichetta, perché il Made in Italy è questo. In realtà poi magari vai a guardare la borsa, alla cucitura che non è uniforme, poi ti farò vedere in qualche altro video che cosa intendo, oppure la maniglia la tocchi e la senti ruvida e allora cominci a dire cavolo, Made in Italy, io mi aspettavo qualcosa di qualità, qualcosa che fosse gradevole. A questo punto cioè, non riesco neanche a distinguere cosa è Made in Italy e Made in Italy. Ed è importante sapere che bisognerebbe, al di là di tutti i documenti che usano, che gli artigiani che producono il Made in Italy lo fanno con gli italiani, voi insomma in strutture in Italia, producono da zero il prodotto, ci mettessero la faccia, un pochino come faccio io. Questo è importante perché è importante vedere che chi produce è una persona che ha una storia. Io sono cresciuta in un territorio particolare dove metterci la faccia va sempre in contrapposizione a qualcosa di negativo, no? Perché Napoli viene riconosciuta sempre per questo. E non è così. In realtà metterci la faccia aiuta le persone a capire che un prodotto ha una cura, ha un valore e per questo magari costa un po' di più. È tutto l'impegno e tutto il sapere che i miei genitori hanno tramandato a me e che io metto nelle borse che produco per altri clienti, magari per il brand del lusso. Questo per me è Made in Italy e sarebbe importante che tu che compri borse, che le usi per uscire dalla sera oppure per andare a un cocktail a pranzo oppure per andare a una cerimonia, semplicemente per andare al lavoro, magari le professionali, cercassi di scegliere un po' più italiano, non solo Made in Italy, anche perché sto inglesismo, sta cosa del Made in Italy, italiano, cioè prodotto in Italia, lo facciamo noi italiani e da questo nasce una riflessione. Esistono tante fabbriche cinesi
a Firenze, ma ci sono anche nel comparto campano, tutta la zona del Vesuviano è pienissima e producono borse made in Italy. Per cui chiariamoci un attimino, sarebbe opportuno che i brand certificassero non solo sulla carta, presentando le persone che producono per loro, facendo vedere che effettivamente sono italiani e che mettono tutta la storia italiana della pelletteria nei pezzi che producono. Io sono convinta purtroppo che questa cosa ha difficoltà e non potrà succedere perché ci sono degli interessi che vanno oltre ovviamente alla questione di certificare il Made in Italy. Si sono inventati qualunque cosa, insomma, davvero, e poi te ne parlerò in altri video di questi meccanismi contorti con cui controllano il Made in Italy. In sostanza io ti dico di scegliere sempre qualcosa di originale, qualcosa che si addice al tuo carattere, di non comprare taroccato e di comprare da artigiani che conosci e da brand di cui sei sicuro che quel Made in Italy rispecchia davvero qualcosa, cioè ha un valore, quindi quel prodotto è davvero italiano, ma nel senso della cura e dell'attenzione che viene messo sia nella scelta dei materiali che nello stile che nella manifattura di persone come me che le producono. Ora voglio lasciarti ad una riflessione, magari poi mi puoi condividere nei commenti qualche tuo spunto. Mi dirai: Ornella, ma alla fine una borzella vale l'altra? Ti dico borzella perché tendenzialmente quando il napoletano dice borsa tende a dire borza e i napoletani, si sa, hanno un pochino questo accento, queste cadenze così marcate. Una borsa vale l'altra, perché devo scegliere una o piuttosto che un'altra? Beh, se continui a seguirmi potrai trovare tutte le informazioni e potrai farti un'idea più chiara anche di questo. Quindi ti dico: commenta e condividi, compra italiano e compra originale. Ciao! My name is Darth Vader.